Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, quest'oggi volevo aggiornarvi un po' sulla situazione Norvegia. Ormai sono 4 mesi che siamo qui. Volevo farvi vedere un attimo il quartiere e la casa che finalmente abbiamo trovato. Allora, la situazione generale è ottima. Abbiamo fatto circa l'80% di quello che c'era da fare per essere, installati al 100% a livello burocratico, logistico e tutto quanto. Tutto procede come deve. Da circa 10 giorni siamo nella nuova casa e anche questo ha decisamente cambiato la nostra vita, visto che abbiamo passato gli ultimi 3 mesi in un Airbnb di 16 metri quadri. Avere una casa che si può chiamare tale, ha sicuramente contribuito all'innalzamento del morale. Allora, in questo momento io mi trovo in mezzo a una serie di campi da rugby e da calcio che sono esattamente di fianco casa. Come potete vedere, il tempo e il mio abbigliamento non sono propriamente estivi, piove, penso si veda anche dal video. Diciamo che qui siamo già in autunno inoltrato, è come essere più o meno 2 mesi avanti sul percorso, con l'aggiunta però dei 2 mesi invernali che sono estremamente complicati e differenti rispetto a quelli a cui siamo abituati. Allora, il quartiere dove siamo è il quartiere di Tåsen, che si scrive Tasen con la A col pallino sopra, perché la A col pallino sopra appunto si pronuncia E. Questo è principalmente un quartiere residenziale, anche se non siamo in periferia, perché siamo a 12 minuti dal centro. Tra l'altro abbiamo la fermata del pullman esattamente di fianco a casa, quindi super comodo. Ma a differenza del centro, appunto, è caratterizzato da tante case singole e non solo palazzi. Questa piazza qua invece dove mi trovo adesso, che è a circa 7-8 minuti da casa a piedi, è invece dove possiamo trovare la farmacia e tutti i supermercati norvegesi. Sono uno in fila all'altro. Ci sono anche tipo una pizzeria e un altro paio di cose, il che è super comodo perché appunto abbiamo la scelta di ogni gamma di supermercato e servizio letteralmente a 8 minuti a piedi da casa. Noi abbiamo trovato inizialmente questa casa tramite Airbnb e l'abbiamo riservata per 1 anno. Dopodiché ci siamo già accordati col proprietario di casa, che vive letteralmente sopra di noi, e stipuleremo un contratto privato senza Airbnb, il che è fantastico perché non abbiamo neanche dovuto ingegnarci troppo per trovare casa. Abbiamo preso un Airbnb e ci ha detto: ok, lo volete per sempre? Il prezzo della casa ora sarà un po' più alto rispetto a quando faremo poi il contratto privato, perché Airbnb ti fa comunque pagare il servizio. In pratica paghiamo una media perché varia da mese a mese con Airbnb, di 1.400 euro più o meno, perché poi qua in corone, appunto, non in euro, facendo il calcolo è più o meno questa cifra. Voi direte: è tanto? No, per niente. Cioè, ovvio che detta così sembrano un sacco di soldi, ma effettivamente non lo sono, anche perché questi sono gli affitti a Milano e questi sono gli affitti a Parigi. Considerando il potere d'acquisto che c'è qua, considerando gli stipendi medi
e base anche, in realtà è molto poco. Dove spendi poco guadagni poco, dove spendi tanto guadagni tanto, e non esiste un posto dove guadagni tanto, spendi poco, o viceversa, o meglio viceversa sì. Ed eccoci arrivati a casa. Allora, partiamo dal giardinetto. Ci sono un sacco di alberi da frutto innanzitutto. Allora, il giardinetto gira intorno alla casa. Vedete, c'è pure la rete. Adesso dovrebbero tagliare l'erba, penso, però c'è l'orto, la rete da pallavolo, le sdraio, alberi da frutto, panchine, girando intorno c'è l'area barbecue, sgabbiotto degli attrezzi, qua c'è tutta l'area barbecue. Qua abbiamo anche, tra l'altro, un piccolo tavolino per fare colazione la mattina, bere il caffè, magari non quando c'è questo tempo, però è carino. C'è anche l'acqua. Ops. Allora, togliamo le scarpe. Allora, la porta dell'ingresso, invece che lo spioncino, ha letteralmente un oblò per poter guardare fuori. Chiudiamo. Qua abbiamo messo tutte le nostre valigie perché non sapevamo bene dove stoccarle. Aspirapolvere, estintore. Questa è una porta che dà direttamente sul garage dietro, ma che a noi non serve, quindi la teniamo chiusa semplicemente. Dopodiché specchio. Qua accediamo, come avrete capito, al bagno. Qui abbiamo tutto un mobiletto con tutte, diciamo, cose che ci possono servire, tra cui le cose di quel topaccio. Lavandino, bagno. Qua abbiamo trovato, come in hotel, tutte le varie cose, sempre io con un altro specchio. La doccia, super spaziosa, super bella, areazione, una finestrella che non penso apriremo mai, asciugamani, lavatrice, angolo di kiwi che butta sempre tutto in casino perché è una topaccia. Continuiamo con sala e cucina. Allora, qui innanzitutto abbiamo una seconda porta che dà direttamente sul giardino, con la tenda in caso vogliamo coprire. Qui, allora, qua abbiamo un microonde, bollitore. Questa roba era già tutta in casa, gli elettrodomestici parlo. Questo è tipo un armadio, magazzino, deposito. Boh, ci mettiamo la roba che non ci serve più della roba nostra. Questo pensavamo di usarlo come dispensa, siamo sicuri, però presumo che prima o poi lo useremo per quello. Altro cassetto con roba un po' nostra, un po' l'abbiamo già trovata qui. Comunque qua è tipo penne, pile, scotch, diciamo roba che può servire per l'uso di tutti i giorni. Mentre questo lo usiamo come complemento dell'armadio. Qua ci sono i giochi da tavolo nostri, questi, i vestiti del lavoro, cose, diciamo, il plugin dell'armadio. Frigo gigante con tutte le nostre calamite, frigo stupendo. Abbiamo il freezer super nuovo, super efficiente. K, luce, come si spegne. Ok, forno, fuoco induzione. Qua vabbè, abbiamo tutti gli utensili. Qua cassetta scomparsa. Vabbè, qua c'è tutto quello che si può trovare in una cucina. Questa è altra dispensa. E ragazzi, lavastoviglie super top.
Tra l'altro poi abbiamo anche una Coca-Cola sgasata e tostapane e macchina del caffè. Allora, in questa casa luci e finestre o porte non mancano. Abbiamo veramente forse troppe luci, ma non sono un problema perché sono ecosostenibili, visto che casa nostra ha 34 pannelli solari sul tetto. Quindi andiamo avanti all'energia solare al 90%. Siamo 3 famiglie che vivono qua, io e la Gelli, i 2 proprietari in mezzo e poi sopra c'è una casa dove ci sono 4 studenti e andiamo avanti tutti quasi completamente grazie a questi 34 pannelli solari. E l'ambiente muto. Il riscaldamento della casa, tra l'altro, è a pavimento e funziona benissimo. Cioè, fa caldo in casa, puoi regolarlo. L'unica cosa che ci diceva il proprietario è che ci mette un po' a cambiare temperatura, quindi se lo vuoi abbassare o lo vuoi alzare, lo devi fare tipo oggi per domani, perché ci mette davvero una roba come 20 ore a raggiungere le nuove temperature. Però non è un problema, per ora noi ci troviamo da Dio. Tra l'altro avevo dimenticato, in cucina ovviamente c'è anche il tavolo, che però penso sia la cosa che cambierò sicuramente, perché non mi piace, è troppo piccolo, ne voglio uno un po' più grande, aggiungerci delle sedie, magari girarlo, adesso vedo, però questo lo cambierò, penso. Ma dicevamo il soggiorno. Allora, divano comodissimo, super bello, tavolini, la televisione che era già qua, mentre poi tutto l'ambaradam tipo tappetini, Xbox, quella è tutta roba mia. Armadietto con dei libri, alcuni erano già qua, alcuni sono nostri e buona parte della mia attrezzatura video. Qua altri oggettini vari, il pop di Voldemort con Nagini che ho tirato fuori dalla scatola dopo tipo 5-6 anni, perché la scatola con tutti i traslochi ormai era indecente, quindi ho deciso di tirarlo fuori. Il fondatore di Hogsmeade trovato nelle cioccorane, la mia prima mirrorless e altre cosine. Altra finestra che guarda sull'esterno e niente, questa diciamo è la zona soggiorno, molto bella, molto comoda. Mentre qui abbiamo l'armadio effettivo dei vestiti, lì abbiamo anche dei borsoni, il drone e altra roba. Armadio super funzionale, c'è anche la luce ma devo cambiargli la pila. E la camera, che diciamo non è proprio camera perché c'è solo la tenda che la separa, non c'è una vera porta, ma con il letto più grande e morbido che io abbia mai avuto in vita mia. Ci si dorme tranquillamente in 3 persone grosse. E raga, vi giuro è proprio una nuvola, morbido, caldo, spazioso, è forse la parte più bella della casa, dopo di me. Una volta tirata la tenda, cioè è proprio come stare in una stanza chiusa. Poi poco importa perché ci viviamo io e la Gelli, quindi anche se dovessimo lasciare aperto non ci importa particolarmente. E niente, la casa è piccola, sicuramente. Sicuro qualcuno dirà, ma per quei soldi è tantissimo. No, no, sarebbe tantissimo se questa casa fosse a Brusimpiano. Detto questo, spero che vi piaccia casa nuova. Non appena riuscirò bene a stabilizzarmi con tutto, adesso appunto ancora il trasloco, cose, siamo ancora super presi, ma non appena riuscirò a tornare con un po' di tranquillità e stabilità in tutto, vi prometto che tornerò a portare dei video un pochino più interessanti. Per il momento questo video di aggiornamento finisce qui. Ricordatevi di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti. Nei prossimi mesi arriveranno altri video della Norvegia e non solo, perché andrò a visitare un paese nuovo dove non sono mai stato
quindi arriveranno video anche da questo nuovo paese. Detto questo, un saluto a tutti quanti e al prossimo video. Ciao!